Benvenuti nell'antro esoterico, il luogo dove i misteri si svelano. Oggi ci immergiamo in uno dei simboli più affascinanti e antichi della geometria sacra, il fiore della vita, video proveniente dal nostro primo canale che qui vi riproponiamo. Cos'è esattamente il fiore della vita? Immaginate un disegno perfetto, un intreccio armonioso di cerchi che si intersecano, racchiudendo in sé i segreti della creazione e dell'universo stesso. Questo simbolo potente, presente in culture millenarie di tutto il mondo, è molto più di una semplice decorazione. Si dice che contenga la chiave della vita, la matrice di ogni cosa esistente, dai modelli atomici alle galassie infinite. Preparatevi a un viaggio alla scoperta del significato profondo del fiore della vita, esplorando la sua simbologia, la sua connessione con la spiritualità e il suo potenziale per la nostra crescita personale. Se siete curiosi di svelare i segreti della geometria sacra e di comprendere uno dei simboli più enigmatici della storia, siete nel posto giusto. Non perdete questo affascinante viaggio nel cuore del fiore della vita. Mettetevi comodi e lasciatevi guidare dalla narrazione. Comincia ora. Simbologia, il fiore della vita, geometria sacra. Bentornati. Oggi ho qualcosa di davvero speciale da condividere con voi. Faremo un viaggio nel simbolismo antico e affascinante che ha attraversato le epoche e le culture. Non sarà solo un'analisi simbolica, è molto di più. Scopriremo le connessioni profonde che ha con varie tradizioni, dalle antiche civiltà al misticismo moderno. State con me fino alla fine del video. Ci aspetta un viaggio intrigante attraverso la storia, la filosofia e la simbologia. Pronti? Andiamo. Il fiore della vita, un simbolo con una lunga storia che custodisce molti segreti. Questo simbolo è frequentemente utilizzato e venerato da teoristi e occultisti sin dai tempi antichi. Ultimamente è diventato molto popolare, soprattutto con l'avvento della New Age, e ora vedremo il motivo. Fiore della vita è il nome con cui si conosce una figura geometrica composta da 19 cerchi sovrapposti e spaziati a intervalli regolari. Questo simbolo è stato utilizzato come motivo di adorazione e rappresentazione sin dai tempi antichi. Si forma da un modello simile a un fiore, con la struttura simmetrica di un esagono, collegandolo intimamente al Merkaba, al cubo di Metatrone o Arcangelo Metatrone e al cubo nero. Se osserviamo più attentamente la sua forma, un'illusione ottica farà scomparire i cerchi e mostrerà una serie di esagoni e triangoli con tutto ciò che essi rappresentano. Ad ogni modo, è importante comprendere che questa forma è multidimensionale e non deve essere confusa con una semplice bidimensionale. La proporzione geometricamente perfetta e l'armonia estetica che innegabilmente possiede il fiore della vita sono state riconosciute da filosofi, scienziati e artisti di tutto il mondo attraverso la storia. Nel misticismo ermetico e nello gnosticismo moderno, la geometria sacra diventa un antico valore religioso che rappresenterebbe le forme fondamentali dello spazio e del tempo. Questo simbolo sarebbe preso come una rappresentazione visiva dell'interconnessione della vita e viene utilizzato nelle meditazioni e nelle visualizzazioni per stimolare l'elevazione della coscienza. Sfrutta il fatto che tali figure sono dinamiche e fluiscano in una forma geometrica costante, catturando l'attenzione di entrambi gli emisferi del cervello umano, spiegando così il suo magnetismo e la sua gravitazione visiva. In ogni caso, l'immagine del fiore della vita è stata ampiamente utilizzata come amuleto da millenni. Una figura storica così prominente come l'artista, scienziato e occultista Leonardo da Vinci era ossessionato dalle proprietà matematiche di questo simbolo. Da Vinci attribuiva grande importanza al fiore della vita come parte di un gruppo di simboli interrelati o sistemi informativi, tra cui l'uovo della vita, il seme della vita e il frutto della vita. A ciascuna di queste forme è assegnato un numero d'ordine di rotazione, essendo l'uovo il primo, il seme il secondo, il fiore il terzo e il frutto il quarto. Si dice che nell'uovo della vita o nella prima fase della rotazione
le distanze tra le sfere mantengono una relazione praticamente identica alle distanze tra i toni e i semitoni della musica. È anche sorprendentemente simile alla struttura cellulare dello sviluppo embrionale. Questa è la struttura che crea il corpo umano e quello di tutti i vertebrati. L'uovo della vita, composto da 7 sfere o cerchi, è anche correlato alla creazione del mondo in 7 giorni secondo il racconto biblico e allo stesso modo nel gnosticismo, nell'alchimia e nella cabala, con le 7 sfere o pianeti che hanno un'importanza fondamentale. Il seme della vita è rappresentato da 6 cerchi intrecciati che circondano un 7° cerchio. Tutti i cerchi hanno dimensioni simili e ognuno di essi, come nell'uovo, rappresenta ciascun giorno della creazione, specialmente nella cabala. Insieme formano un campo dinamico di relazioni geometriche che rivelano il modello fondamentale della flora della vita e culturale di tutte le forme della creazione. I 7 cerchi del seme sono utilizzati nella teosofia, nel gnosticismo e in alcune logge luciferine per rappresentare i chakra umani, ma non così nell'induismo, da cui hanno origine, dove si crede che i chakra siano 6. In ogni caso, alcune scuole di pensiero ritengono che il seme della vita sia l'essenza della creazione, simboleggiando tutto ciò che è legato al processo creativo, sostenendo che praticamente tutti gli elementi sulla Terra, sia reali che concettuali, derivino dal seme della vita. Alcuni esempi di questi potrebbero essere le 7 note musicali, i 7 chakra, i 7 giorni della settimana, i 7 colori dell'arcobaleno, le 7 personalità. In tutte queste scuole di pensiero si ritiene che la coscienza del creatore esista all'interno della sfera centrale. Il frutto della vita è un motivo elaborato solo con i cerchi ottenuti, collegando le linee di incrocio all'interno del fiore della vita. Viene considerata la 4ª rotazione e un altro dei sistemi informativi che fanno parte di questa struttura. Questo viene utilizzato come base per disegnare i solidi platonici opitagoticos, che sono il tetraedro, il cubo, l'ottaedro, il dodecaedro e l'icosaedro. Questi sono considerati nelle scuole mistiche ed esoteriche come parte essenziale della geometria sacra, prendendo il nome in onore del filosofo greco Platone, che fu il primo a studiarli e attribuir loro proprietà sia matematiche che magiche. Tuttavia sono molto più antichi e sono stati trovati pietre scolpite con queste forme in Scozia, adattate nel Neolitico, con circa 10.000 anni di antichità. Se osserviamo attentamente, il fiore della vita non è altro che un Metatrone o arcangelo Metatrone, precisamente nell'esoterismo. La quantità di cerchi rappresenta i 13 sistemi di informazione e la loro rappresentazione attraverso idee o concetti mentali che sono necessari per la costruzione delle forme dal punto di vista geometrico. Il fiore della vita e tutti i cerchi sono considerati nodi di informazione ed è per questo che si suppone che abbiano le chiavi e le basi per la costruzione della forma. Ogni cerchio è un contenitore con informazioni specifiche che consentono i movimenti successivi, gli sviluppi e le combinazioni. Ora c'è un 5º simbolo in questo gruppo che, al di là dei 4 passaggi della rotazione che abbiamo menzionato prima, funziona come una sorta di sintesi o allegoria di essa. La rosa ex apestà, rosa esfogliata. Questo simbolo è conosciuto fin dall'età del bronzo, quando in tutta l'Europa proliferavano i culti solari, dove, come le triquetra e le svastiche, venivano usati come amuleti protettivi, specialmente nelle culture indoeuropee e nei popoli influenzati da esse. Questo simbolo è stato utilizzato dalle tribù celtiche pre-romane fino al cristianesimo medievale. La sua forma si basa sull'anello centrale del fiore della vita e del seme della vita, dove su una circonferenza centrale si proiettano altri 6 cerchi con lo stesso raggio, dalle cui intersezioni si ottiene un fiore a 6 petali ellittici. I Romani, che assimilarono questo tipo di rappresentazioni dai loro conquistati, sincretizzarono in esse Giove e Helios, e successivamente, nel cristianesimo, venne identificato come la luce eterna e quindi l'immortalità dell'anima. Una caratteristica interessante del fiore della vita è che si può trovare evidenza della sua importanza in quasi tutte le principali culture del mondo antico. Ad esempio, è possibile vederla nei templi all'interno della città proibita in Cina.
nelle antiche sinagoghe in Israele, nei templi buddisti in India e in Giappone, nella città di Efeso in Turchia, scolpita nella roccia nell'antica Siria, in Spagna, precisamente a Cordoba nelle moschee e in molti altri luoghi. Si ritiene che gli esempi più antichi conosciuti del fiore della vita siano presenti nel tempio di Osiride ad Abido. La maggior parte degli archeologi sostiene che abbiano almeno 2300 anni di antichità. La caratteristica più singolare del fiore in Abido è che sembra non sia stata scolpita nel granito, ma potrebbe essere stata bruciata su di esso o disegnata con una tecnica incredibilmente precisa. Si ritiene che possa rappresentare l'occhio di Ra, un simbolo dell'autorità del faraone. Il fiore della vita può essere trovato in una forma o nell'altra in tutte le principali religioni del mondo. Gli autori della New Age la collegano al profeta biblico Enoch, all'arcangelo Metatron, al simbolo dei pesci e agli anelli Borromeo. Nella Cabala, che storicamente è stata studiata dai seguaci del giudaismo e anche dai seguaci dell'occultismo e così via dai seguaci delle ambasciate correnti, ci sono ampie connessioni simboliche con il fiore della vita. Questo viene apprezzato soprattutto sull'albero della vita, che evidentemente deriva dal disegno del fiore della vita, dovuto alla quantità di similitudini che condividono. A sua volta forma parte centrale delle lezioni della Cabala, come il cubo di Metatron, che si incontra nel frutto della vita e che si osserva anche nelle prime scritture cabalistiche, stando molto legato all'alchimia e al gnosticismo. Nelle epoche moderne, la teosofia e il pensiero della nuova era, entrambi legati a correnti luciferine e nel caso della teosofia sempre molto vicino alla massoneria, hanno aderito con forza a questo simbolo al quale le attribuisce un profondo significato spirituale e considerato una forma di illuminazione per coloro che lo hanno studiato come geometria sacra. Ci sono gruppi di persone in tutto il mondo che praticano, secondo le loro credenze, forme particolari di meditazione basate, o almeno in parte, nel fiore della vita. Penso che il suo studio approfondito per l'umanità porterà a una nuova era illuminata di conoscenza nascosta. In sintesi, da millenni, questo simbolo è stato utilizzato da varie scuole come idealizzazione del patrono più importante e sacro dell'universo. Simbolizza niente meno che il codice fluente della creazione stessa, di ogni atomo, di ogni molecola e di ogni forma di vita, così come di tutto ciò che esiste.